Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme dei deliziosi dolcetti della tradizione toscana. Sto parlando dei ricciarelli di Siena, perfetti per arricchire le nostre tavole delle feste. Prima di andare in cucina vi ricordo che il mio nuovo libro, il romanzo La mia vita a fuoco lento, è disponibile su Amazon e potete acquistarlo cliccando sul link che trovate sotto il video. Inoltre su Amazon trovate tutte le altre mie pubblicazioni. Ed ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Iniziamo dalle mandorle. Utilizzeremo mandorle già pelate. Zucchero diviso in due parti, una quantità maggiore che servirà per accompagnare le mandorle nel tritatutto, una quantità minore che insieme a un cucchiaio e mezzo d'acqua servirà per creare uno sciroppo, un pochino di amido di mais, scorzetta di arancia, un pochino di aroma di mandorla. Tutte le quantità specificate le troverete in descrizione in info box sotto il video. Infine un albume che andremo a montare. La prima cosa che andiamo a fare è inserire le mandorle all'interno del mixer. Insieme a queste mandorle metteremo la quantità maggiore di zucchero e la scorzetta d'arancia. Una cosa molto importante, azioneremo il mixer ad intermittenza. Controlliamo la grana. Sì, vedete? È molto fine. Quindi possiamo andare a versare il composto che abbiamo ottenuto all'interno di una bowl un pochino capiente. Ora andiamo ad aggiungere l'aroma di mandorla, l'amido di mais, in un pentolino d'acciaio verso la quantità inferiore di zucchero, quella che abbiamo lasciato all'inizio, e l'acqua. Portiamo tutto sul gas e lo facciamo bollire per un minuto e mezzo. Vedete come bolle? Molto lentamente perché la fiamma è molto bassa. Lascio per un'altra decina di secondi, spengo e torniamo sul piano di lavoro. Ora a filo andiamo a versare lo sciroppo sul composto di mandorle e con il cucchiaio di legno andiamo ad amalgamare. Si creeranno dei grumi, ma questo sarà tipico di questa fase della lavorazione. Ora lasciamo qui questo preparato e andiamo a montare velocemente. Io lo monto con una frustina a mano, il mio albume. Se voi vorrete potrete montarlo con un frullatore. Fermiamoci pure così, vedete? Ora torniamo di nuovo qui e andiamo ad aggiungere un paio, così, 2-3 cucchiai di albume alla volta su questo composto. Lasciamo pure il cucchiaio di legno e andiamo a sentire com'è l'impasto sotto le mani e posso già anticiparvi che è perfetto, guardate.
Ora dobbiamo compattarlo perché questo impasto deve riposare per una buona riuscita del nostro dolce. E normalmente in questa fase si lavora un pochino questo tipo di impasto sul banco, ma lo si fa con dello zucchero a velo. Io vado ad usare un pochino di amido di mais perché trovo che di zucchero nella ricetta ce ne sia già abbastanza. Quindi vado a spolverare un pochino di amido di mais sul banco e vado a trasferirci il composto ormai dei ricciarelli e vado a lavorarlo. Ma vedete che si compatta subito? Vedete, con quel pizzico di amido di mais che abbiamo messo all'inizio, vedete? Non appiccica più neanche sul banco, guardate come ruota, vedete? E non appiccica né sulle mie mani, sono ancora sporche, non le ho ancora lavate, né sul banco. E questo è proprio il tipo di consistenza che noi dobbiamo ottenere. Creata così questa forma, noi andremo a prendere della pellicola e ce la trasferiamo in questo modo. Andiamo a chiuderlo. Ecco, e così confezionato noi lo portiamo in frigo. Allora, se facciamo questa lavorazione la sera e lasciamo tutta la notte questa preparazione in frigo, la mattina sarà perfetta e sarà pronta per essere lavorata e trasformata in dolcetti. Se invece abbiamo meno tempo a disposizione, dobbiamo dargli comunque un tempo di riposo di 4-5 ore. L'impasto dei ricciarelli è riposato e ora lo sto aprendo dall'involucro di pellicola su cui l'avevamo fatto riposare. Nel frattempo vi faccio vedere che da un foglio di ostia ho ritagliato così dei pezzettini a forma di chicco di riso, a forma di mandorla, diciamo. Se riuscite a trovare il foglio di ostia potete utilizzarlo e questo servirà come base. Il ricciarello andrà poggiato sulla superficie liscia e la superficie ruvida dovrà toccare la teglia da forno. Se non doveste trovare questi fogli di ostia non c'è nessun problema perché potrete fare il ricciarello, tuffarlo nello zucchero a velo e cuocerlo direttamente su una placca da forno. Adesso andiamo a tagliare l'impasto dei ricciarelli a fettine. Vedete come è diventato solido l'impasto? E ora facciamo più fettine che poi andremo una ad una a lavorare con le mani per dargli la forma tipica. Lo spessore, vedete, è circa di 1 centimetro. Ecco, una volta tagliati a fette abbiamo bisogno ora di, ce li spostiamo appena appena, e abbiamo bisogno di un pochino di zucchero a velo sulla base. Allora prendiamo la prima fetta, andiamo a prendere un fogliettino di ostia già ritagliato, quindi la parte zigrinata la mettiamo così e andiamo a schiacciare e a dare forma al ricciarello. Quindi dobbiamo, ecco, se serve usiamo anche lo zucchero a velo e andiamo a fare pressione schiacciando e portandolo alla forma che noi desideriamo. Ora ve lo faccio vedere subito una volta che lo solleviamo. Eccolo qui. Questo è il primo ricciarello. Oppure posiamo adesso qui il foglio di ostia, anziché prepararlo sul foglio di ostia andiamo direttamente, come vi ho detto prima, a lavorarlo così sullo zucchero a velo e andiamo comunque a dargli la forma tipica. Cerchiamo di dargli uno spessore uniforme in maniera che la cottura anche
sia uniforme, vedete? Ecco, anche senza ostia abbiamo fatto la stessa cosa. Ora, sia questo senza ostia, sia questo con l'ostia vanno entrambi tuffati così nello zucchero a velo. Poi togliamo quello in eccesso perché daremo ancora un'ulteriore spolverata prima di metterli in forno e andiamo a posizionare così sulla carta da forno. La stessa cosa facciamo per questo ricciarello per cui non abbiamo l'ostia e andiamo, vedete? Lo tuffiamo nello zucchero, quindi entrambe, sia la base che la superficie, sono così sbiancate proprio di zucchero a velo. Quindi come vedete è davvero molto semplice realizzare questi ricciarelli. Io ora uno ad uno vado a farli tutti. Ora andiamo a dare un'ulteriore spolverata di zucchero a velo. Lo zucchero deve essere abbondante in superficie perché poi vedremo che durante la cottura andrà a formare delle piccole crepe, quindi quelle piccole crepe sono proprio tipiche di questi dolcetti. Nel frattempo vi dico che ho preriscaldato il forno a 150 gradi e andremo a cuocere i ricciarelli per un massimo di 15 minuti. Ecco i miei ricciarelli appena sfornati, c'è un profumo davvero inebriante. Ora bisogna lasciarli raffreddare completamente prima di toglierli dalla teglia. Ed eccoli qui, i nostri meravigliosi ricciarelli pronti per andare in tavola. Sono morbidi, delicati e profumatissimi. Apriamone uno insieme. E questa è la meraviglia che abbiamo ottenuto. Seguite passo passo il video e rifateli anche voi a casa. Bene, anche per oggi è tutto, io spero che i miei ricciarelli senesi siano stati di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.